Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere una tecnica davvero molto semplice ma molto carina perché ci permetterà di pescare molti pesci in un tempo di pesca abbastanza breve. Io consiglio questa tecnica per chi sta cominciando a pescare o per chi vuole insegnare al proprio figlio, al proprio nipote a avvicinarsi a questo meraviglioso sport. La tecnica è quella della bombarda e del coreano, quindi utilizziamo sostanzialmente una bombarda galleggiante o un galleggiante per lanciare e poi andiamo a recuperare piano piano con 2 metri di terminale un amo con un coreano che ci permetterà di andare a catturare diverse specie. La preda maggiore sarà la guglia, ma ve la farò vedere più tardi perché oggi appunto eravamo venuti per le guglie ma ce ne sono poche. Quindi abbiamo cominciato a pescare i cefali perché è un pesce che mangia molto con questo tipo di tecnica. Altri pesci sono sicuramente i saraghi, le occhiate, si pescano le cestella e a volte anche delle spigole e non solo spigole piccole. Ora cominciamo a pescare, vi farò vedere che il tipo di pesca è molto semplice, poi passerò la canna a mia moglie per farvi capire che anche chi non ha grande esperienza può comunque portare a casa delle belle catture. Andiamo in pesca! L'azione di pesca è molto semplice, quello che facciamo andiamo a lanciare e poi cominciamo a recuperare molto lentamente. Il recupero potrà essere continuo o meglio intervallato da alcune pause, dipende dal pesce che stiamo insidiando. Ora ho lanciato tra il mare e la scogliera dove è più facile trovare i cefali perché le guglie non stanno mangiando, quindi farò un recupero intervallato tra un recupero classico, delle soste, di nuovo comincio a recuperare. Purtroppo il vento oggi è un fattore, non ci consente di capire se il pesce sta mangiando e quindi dobbiamo andare un pochino a intuito. Di solito quello che faccio io, guardo fisso il galleggiante per capire se dietro ci sono dei movimenti anomali, diciamo, e questi movimenti anomali sono dati dal pesce che vuole mangiare il coreano. Recuperando ovviamente noi andiamo a tirare il pesce che si butterà sull'esca, fermandoci gli diamo la possibilità di mangiare bene. Però dobbiamo continuare a fare questo giochino, recupero, stop and go, stop and go. Quindi vedete? Un recupero abbastanza lineare e così. Per quanto riguarda le aguglie il discorso è leggermente diverso, in effetti qui andiamo a lanciare fuori, facciamo un recupero un pochino più continuo, quando la vediamo che sta mangiando ci fermiamo. Spesso mangerà direttamente mentre recuperiamo. A volte il recupero deve essere molto lento, quindi ci fermiamo, facciamo 2 giratine, ci rifermiamo, eccolo qua. È un cefaletto. Oggi stanno mangiando loro. Sono pescetti molto piccolini oggi perché purtroppo il vento si è alzato, le aguglie non girano molto, però è una pesca molto divertente perché quasi a ogni lancio comunque se ne prende uno. Sta mangiando. Qua vedete mentre mangiava mi sono fermato, l'ho fatta mangiare, ecco qui, una guglia piccolina che se n'è anche andata, tanto l'avremmo rilasciata. Però vedete è un tipo di pesca, al secondo lancio già abbiamo preso un cefalo e una guglia. Ora vi voglio parlare dell'attrezzatura. L'attrezzatura è davvero semplicissima, potete prendere una qualsiasi canna, un qualsiasi mulinello che abbia solo alcune caratteristiche. Io ho preso sta cannetta della linea F che è fino a 30 grammi, va benissimo, l'ho pagata mi sembra 30-35 euro, ci ho messo uno Shimano Sienna che costa anche molto poco, ma con i mulinelli anche un Daiwa diciamo di questa fascia va benissimo, o anche altri tipi di mulinelli, non è un grosso problema. Dopodiché ho un filo del 20 in bobina e diciamo cosa sto utilizzando? Una bombarda, come vedete la faccio scorrere sul filo della canna, metto un piccolo stopperino, che poi faccio vedere non è altro che uno di quei ferma orecchini comprati dai cinesi e costa una cavolata, una girella tripla, eccola qua, per ammortizzare tutte le torsioni, un finale di circa 1,5 m, 2, al quale ci metto un amettino del 14,
o del 12, ora vi faccio vedere, e il finale sarà fatto dello 0,14. È tutto davvero semplicissimo, non ci vuole niente a fare questa montatura qui. E come ho detto va bene anche per altri tipi di pesci. Cosa ho utilizzato nello specifico, se lo volete prendere anche voi, che vanno molto bene. Allora, galleggianti, la bombarda deve essere adeguata ovviamente alla grammatura che la canna riesce a sopportare, quindi questa è una fino a 30 grammi, utilizzo una bombarda da 20 grammi, va benissimo. Potete utilizzare queste forme qui, queste altre forme qui, l'importante è che siano galleggianti. A me piace la bombarda perché si lancia ben lontano e non è un grosso problema. Gli ametti devono avere questa forma qui, abbastanza, non delle forme troppo complesse, molto semplice, una curva pulita, e utilizzo questi della Tubertini serie 2. Se trovate altre marche che sono simili vanno benissimo. Dopodiché la girellina utilizzo una girella tripla invece della girella classica. Per quale motivo? Perché la girella tripla ammortizza molto meglio le torsioni e quando andiamo a lanciare e recuperare l'esca veramente gira tantissime volte sul proprio asse. Con una girella normale potremmo trovare dei garbugli e non vogliamo farlo. Come esca utilizziamo principalmente il coreano o il bigattino. Oggi sto pescando col coreano, visto che ieri c'è stata la fuga dei bigattini. Scherzo, si prende un pezzettino dalla coda del coreano, quindi un pezzettino così, eccolo qua, e lo andiamo a far scorrere sul nostro amo, in modo tale che un pezzettino di codina esca fuori. Questa codina, recuperandola nell'acqua, andrà diciamo a girare e a incuriosire la guglia. Ok ragazzi, ora vi ho spiegato più o meno come funziona una tecnica, ma non voglio farvi vedere come le pesco io, vi faccio vedere come le pesca mia moglie, che ovviamente non ha la mia esperienza, per farvi capire che è una pesca comunque semplice. Una volta che abbiamo impostato bene tutta quella che è la montatura, basterà lanciare, recuperare e mettere l'esca bene. Vedete, è una pesca davvero semplice. Forza, tirala su. Che hai preso? Un cefalo. Sorriso per la telecamera. Ecco qui, la signora ha preso un altro pesciolino. Che pesce è? Non lo sai? Si vede la bombarda che tira tutta da una parte. Ah, vai, l'hai preso, su. Un altro cefalo. Tiralo fuori. Brava! Cari amici, con oggi vi voglio salutare, vi ho fatto vedere una tecnica davvero semplice per cominciare ma per divertirsi tantissimo, una tecnica che va anche molto bene per pescare l'esca quando vogliamo pescare pesci serra, le lecceamia, in 2 secondi facciamo qualche aguglia, qualche cefalo, li possiamo innescare vivi. Ringrazio mia moglie che oggi è stata davvero bravissima, non solo per le riprese che fa sempre ma per tutto. Ragazzi, vi lascio il link dei vari attrezzi che ho utilizzato in descrizione, poi ovviamente se trovate qualcosa di simile va benissimo, non bisogna farsi troppi scrupoli. La canna però l'ho provata, Mulinello pure, e devo dirvi che funziona alla grande. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un like e con questo cominceremo una serie di approcci molto più didattici alla pesca, anche per chi vuole cominciare a pescare da zero o che per chi è più esperto ripassare qualche cosa che sicuramente conosce. Aspetto nei commenti qualche altra idea, se ce l'avete, qualche altro tipo di pesca che avete fatto, e lo farò vedere con piacere. Ciao ragazzi, alla prossima!